Fermiamoci un attimo, un singolo istante. Pensiamo a quello che potrebbe sembrare un tempo lontano, un'epoca estranea alla nostra quotidianità, a ciò che non conosciamo, oppure, peggio ancora, diamo per scontato. Riflettiamo sul perché, come e quando dei passi che ci hanno portato alla nostra attualità. Ricordiamo ciò che rischia di essere dimenticato, frainteso, manipolato, snaturato, rendendo vano l'impegno e così la vita di coloro che l'hanno dedicata a realizzare quello che ora non è più un sogno, ma fervida realtà. Ripercorriamo le orme di chi prima di noi ha fatto la storia, sulle quali abbiamo il dovere di fare la nuova storia. Consultiamo le fonti dirette e non, che sono divenute ormai alla portata di tutti, ovviando alla sciagurata possibilità di nascondersi dietro l'ignoranza. Che conoscere si può e scegliere anche, che quando si sceglierà il male della comunità non vi potrà essere giustificazione. Prendiamoci le responsabilità da cui nascono i nostri diritti di cittadini, prima italiani, poi europei. Conquistiamo quei diritti per cui c'è ancora bisogno di lottare, con la stessa grinta, forza e dedizione di chi prima di noi ha iniziato questa battaglia infinita. Facciamolo, perché gli avi lo hanno fatto per noi e noi lo dobbiamo fare per i figli del futuro, ai quali non possiamo lasciare un mondo diviso che chiuda gli occhi davanti all'ingiustizia. Facciamolo per dar loro i mezzi per sapere affrontare le mille difficoltà che non tarderanno ad arrivare. Perché bisogna conoscere la possibilità di un cambiamento per riconoscere ciò che non funziona. Lottiamo per noi stessi, ma soprattutto per il prossimo, poiché vorremmo che quel prossimo facesse lo stesso per noi. È triste pensare che ci sia sempre qualcuno per cui lottare, ma questa è la realtà dei fatti e non è ammissibile sottrarsi. Apriamo gli occhi su ciò che ci circonda, anche quando non ci riguarda, che l'indifferenza porta solo altra indifferenza, ma soprattutto sofferenza per chi la subisce e colpevolezza per chi la attua. Infine, uniamoci, uniti, potremmo fermarci per una riflessione collettiva che ci ricorderà quanto sia importante la partecipazione, per cui tanto sangue è scorso. Sangue usato come inchiostro per firmare quei diritti continuamente avvallati. Sangue che scorre ancora e continuerà a farlo fino a che anche all'ultima minoranza non sarà garantita la dignità umana di cittadino di un mondo che riconosca la sua importanza. Iniziamo dalla realtà italiana, che ci è più vicina, per portare l'attenzione all'Europa e al mondo. Non abbiamo più scuse per non conoscere, non capire, non agire, uniti. Iniziamo dunque dalla realtà a noi più vicina, l'Italia, con l'analisi del documento che anticipa la nostra Costituzione, lo Statuto Albertino. La festa dello Statuto nell'incomparabile cornice di Via dell'Impero. Sua Maestà il Re passa in rivista le forze armate della capitale. Nel 1848 il re del Regno d'Italia Carlo Alberto concesse lo Statuto Albertino. Una grossa vittoria per i suoi cittadini. Legge fondamentale, perpetua e irrevocabile, lo Statuto fu il primo documento italiano che, tra le altre cose, garantiva i diritti civili tipici di uno Stato liberale, quale la libertà di stampa, uguaglianza davanti alla legge o l'inviolabilità del domicilio. Verrà sostituito solo nel 1948 con la Costituzione italiana. Nonostante le sue somiglianze, però, va notato il fatto che non venga definito Costituzione, poiché una Costituzione ha valore assoluto, mentre lo Statuto Albertino poteva essere facilmente modificato con una legge. Inoltre, mancavano i diritti sociali, che saranno invece presenti nella Costituzione del 1948. Si trattava di una carta di natura flessibile, a differenza della carta di natura rigida, come le Costituzioni degli Stati moderni. Fu proprio la sua natura flessibile, infatti, a causare l'avvento della dittatura fascista, poiché la legge Acerbo del 1923 garantì la maggioranza assoluta del partito fascista e quindi la sua libertà di azione. Il 2 giugno del 1946, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, fu indetto un referendum a tutta la popolazione italiana per scegliere quale governo preferisse: mantenere la monarchia o diventare una repubblica. Votarono 12 milioni di uomini,
e 13 milioni di donne. E con la vittoria della Repubblica sulla monarchia, l'Italia venne dichiarata una repubblica e fu istituita l'Assemblea Costituente. Nelle elezioni dell'Assemblea Costituente, il Partito Democristiano si assicurò il 35% dei seggi, ma i partiti socialisti e comunisti, unendosi, ottennero 2 seggi in più. Inoltre, di 556 sedie, 21 furono donne, le quali ebbero partecipato alla liberazione dell'Italia e quasi tutte quante laureate. La Costituzione entrò in vigore nel gennaio del 1948. La Costituzione stabilisce la Repubblica Italiana come uno Stato costituzionale, quindi come una Repubblica parlamentare, e il suo primo presidente fu Enrico De Nicola. Essa è suddivisa in principi fondamentali dall'articolo 1 al 12, in diritti e doveri dei cittadini dal 13 al 54 e in ordinamento della Repubblica dal 55 al 139. Ben 5 articoli furono abrogati. Nel suo primo articolo essa afferma: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Tra i suoi punti fondamentali stabilisce il lavoro come il fondamento della Repubblica, uno Stato laico, liberale e democratico. Fondamentali sono la difesa dei diritti dell'uomo, la sovranità popolare e il ripudio alla guerra. L'Italia ha sempre avuto una storia strettamente collegata con la Chiesa cattolica, ma la sua Costituzione dichiara la Repubblica come uno Stato laico. Quindi, come sono i rapporti tra Stato e Chiesa? Con il termine rapporto Stato-Chiesa si indica il complesso delle relazioni tra uno Stato e le organizzazioni religiose, dal punto di vista storico, politico, diplomatico, giuridico ed economico. Gli articoli che regolano questo rapporto sono i seguenti: articolo 7, articolo 8 e articolo 19. Nell'articolo 7 si proclama l'indipendenza e la sovranità di Stato e Chiesa, i cui rapporti sono fissati dai patti lateranensi. Essi si articolano in trattato, nel quale si dichiara la sovranità della Chiesa sul Vaticano; convenzione finanziaria, nel quale lo Stato risarcisce la Chiesa di 750 milioni di lire per la perdita del potere temporale; e infine nel concordato, nel quale si definiscono le relazioni tra i due poteri. Nel 1984, con la revisione di Bettino Craxi, i cittadini possono volontariamente contribuire ai fondi della Chiesa e dello Stato. Nell'articolo 8, invece, si afferma il principio di laicità dello Stato, per cui tutte le religioni sono libere dinanzi alla legge e hanno il diritto di organizzarsi in statuti. Infine, nell'articolo 19 si riprende lo stesso principio dell'articolo precedente, per cui tutti possono professare liberamente la propria religione. Vediamo ora come viene regolato l'indispensabile diritto al lavoro in Italia. Nell'articolo 4 della nostra Costituzione si riconosce il lavoro come diritto promosso dalla Repubblica, che deve essere svolto da ogni cittadino, al fine di apportare un progresso materiale o spirituale alla società, progresso garantito da altri 5 articoli, che vanno dall'articolo 35 al 40. Abbiamo l'articolo 35 per la tutela del lavoro in tutte le sue forme, come la garanzia di accordi e organizzazioni internazionali e come la libertà di emigrazione, con cura del lavoro italiano all'estero. Con l'articolo 36, invece, è stabilita una retribuzione proporzionata e sufficiente, una durata massima della giornata lavorativa stabilita per legge,
un riposo settimanale e delle ferie annuali, retribuite e obbligatorie. Poi troviamo l'articolo 37, per garantire parità di diritti lavorativi alla donna e avere cura del suo ruolo materno. L'articolo 37 prevede inoltre un limite di età minima per il lavoro, con maggiore attenzione per i minori, che a parità di lavoro devono essere retribuiti ugualmente. Mediante l'articolo 38 è assicurato un mantenimento e un'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro. Nell'articolo 39 è dichiarata la libera organizzazione sindacale, con obbligo di registrazione e ordinamento interno democratico, per acquisire personalità giuridica, ossia la possibilità di stipulare contratti efficaci per tutte le parti coinvolte. Infine, nell'articolo 40 si riconosce il diritto di sciopero, regolato dalla legge ai lavoratori che lo possono esercitare, entro i limiti legislativi. Questi articoli garantiscono ai lavoratori le giuste condizioni per esercitare la propria professione e pongono limiti per non sminuire i diritti, che prima di essere diritti lavorativi sono diritti umani. Diritti umani che sono tutelati anche in stato di guerra, attraverso articoli tesi alla difesa dell'individuo nella collettività. Il primo articolo riguardante la guerra è il numero 11, che ripudia la guerra come strumento offensivo o risolutivo dei conflitti internazionali in favore di un ordinamento pacifico, anche con organizzazioni internazionali o con la partecipazione ad accordi, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Ma l'articolo 52 ci ricorda l'impegno di ogni cittadino, il sacro dovere della difesa della patria in stato di guerra, stato deliberato dalle Camere, come detto nell'articolo 78 e dichiarato dal Presidente della Repubblica, articolo 87. Lo stato di guerra è regolato inoltre dagli articoli 60, in cui si ammette la possibilità di proroga delle Camere di legge in tale stato, 111, per il quale si può derogare al ricorso in Cassazione, e 103, che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari gestiti dalle forze armate sotto il comando del Presidente della Repubblica Italiana. Per cui vi sono gli articoli che definiscono le modalità con cui viene eletto e le sue funzioni. Evviva il primo Presidente della Repubblica Italiana! Il Parlamento ha eletto Luigi Einaudi. Egli ha detto: voce del Parlamento, voce del popolo, voce di Dio. La figura del Presidente della Repubblica Italiana è un organo costituzionale di coordinamento e rappresentanza istituita dal Parlamento con scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea, la quale è composta da 3 delegati per ogni regione, eletti dal Consiglio, come descritto nell'articolo 83. Ogni cittadino, compiuti i 50 anni, può essere eletto per 7 anni di mandato. Nell'articolo 87 sono specificate le funzioni che può svolgere, tra cui indire le elezioni delle Camere, promulgare leggi e regolamenti, indire il referendum popolare e nominare i funzionari dello Stato. Può inoltre firmare i trattati internazionali. Egli detiene il comando delle forze armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa, ed egli solo può dichiarare lo stato di guerra precedentemente deliberato dalle Camere. Inoltre presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, per cui può concedere grazia o commutare le pene. Il suffragio universale è da tempo un'ardua conquista per cui ogni popolo ha lottato, per contribuire alla politica del proprio Stato. Nell'Inghilterra del 600-700, solo la parte più agiata della popolazione poteva effettivamente scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Il suffragio universale fu introdotto solo nel 1918. In Francia, invece, il suffragio universale esteso a tutti gli uomini fu proclamato nel 1793, durante la Rivoluzione, e acquisito nel 1848.
In Italia venne riconosciuto solo nel 1919 a tutti i cittadini maschi, mentre quello femminile fu ottenuto il 1 febbraio 1945 con il decreto Bonomi. Il diritto di voto è l'elemento che consente al popolo di partecipare alle decisioni politiche e contribuire allo sviluppo del proprio Stato. È sancito dall'articolo 48 della Costituzione, che afferma in breve: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto può essere a sua volta attivo o passivo. Il primo si riferisce alla categoria di persone aventi diritto al voto di organi rappresentativi, mentre il secondo alla categoria di persone che possono essere elette come membri di tali organi. I due diritti non coincidono. Ad esempio, in Italia, tutti i maggiorenni votano per eleggere i deputati, mentre per candidarsi come deputato bisogna aver compiuto 25 anni. L'esercizio dei diritti politici comporta meccanismi attraverso i quali i cittadini possono contribuire alle decisioni che riguardano la collettività. Con il referendum, il popolo può decidere direttamente su determinate questioni. Nella Costituzione italiana, l'articolo 75 prevede la possibilità del referendum, ma è soggetta a significative limitazioni. Ne risultano escluse le leggi tributarie, per evitare la facile diminuzione delle imposte da parte di partiti interessati alla sola popolarità e che ignorano il bene collettivo. Inoltre, i referendum prevedono esclusivamente azioni abrogative. I cittadini possono cancellare una legge, ma non ne possono approvare una nuova. L'esito del suffragio risulta valido se ha votato almeno la metà degli aventi diritto. Il referendum costituzionale del 2016 ebbe luogo il 4 dicembre. Esso specificatamente proponeva l'attribuzione al Senato di una funzione principalmente rappresentativa e il passaggio di gran parte del suo potere legislativo alla Camera, la riduzione del numero dei senatori da 315 a 100, la modifica di alcuni articoli costituzionali che si pronunciano sulle elezioni del Presidente della Repubblica, sulla nomina dei giudizi della Corte Costituzionale e sui referendum popolari. La soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Allo spoglio dei voti vinse il no, con il 59% delle preferenze espresse. Dopo poco meno di 4 anni dalla proposta della riforma costituzionale Renzi-Boschi, il popolo italiano fu nuovamente chiamato ad esprimersi su questioni del tutto simili a quelle del precedente referendum, nell'ambito della riforma costituzionale Fraccaro. Il referendum costituzionale del 2020, invece, ha avuto luogo il 20 e 21 settembre. Esso proponeva di modificare gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Più specificatamente, la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400. La riduzione del numero dei senatori elettivi da 315 a 200. Di lasciare invariato il numero di senatori a vita che può nominare il Presidente della Repubblica, pari a 5. Di disciplinare l'entrata in vigore delle nuove costituzioni di legge, stabilendo che esse si applicano 60 giorni dopo l'ingresso della nuova legislatura. Allo spoglio dei voti ha vinto il sì, con il 70% delle preferenze espresse. La più grave delle conseguenze di ciò è la compromissione della rappresentanza democratica, sacrificata nel nome di un fantomatico risparmio per le casse dello Stato italiano, che ammonta a circa 57 milioni di euro. Un popolo intero ha finalmente potuto parlare in un paese che per troppi anni aveva dovuto travasare negli altoparlanti la voce di un uomo solo. Le schede silenziose ma eloquenti dei milioni di cittadini, invece che un solo balcone. Questo è il primo significato delle elezioni in Italia. Attraverso il sistema elettorale maggioritario viene rappresentata unicamente la volontà della maggioranza degli elettori, secondo la massima del First Past the Post System. Questo si divide in due categorie: majority, o a doppio turno, e plurality, o a turno unico. Nel sistema maggioritario majority si considera la maggioranza assoluta, ossia il 50% più 1 dei voti totali.
Se questa non viene raggiunta al primo turno, si passa al ballottaggio, in cui vince chi ha ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dalla percentuale. Nel sistema maggioritario plurality, invece, si utilizza sin dall'inizio la maggioranza relativa e vince direttamente il candidato che ottiene più voti. Il sistema maggioritario ha il vantaggio di suddividere il territorio in circoscrizioni relativamente piccole, garantendo quindi un rapporto più diretto tra candidato ed elettore. In questo sistema, però, vengono esclusi i partiti minori e quelli che hanno una percentuale alta di elettori ma diffusi per tutto il paese. Ad esempio, a sinistra possiamo vedere come il partito effettivamente più votato ottenga il seggio, evitando la frammentazione politica, ma come a destra vinca il partito blu, il quale, nonostante non abbia effettivamente la maggioranza, ha un elettorato più compatto. Per ovviare a questo problema, i partiti più piccoli possono formare delle alleanze che si concretizzano nel voto alternativo, con il quale l'elettore mette in ordine di preferenza i candidati che vuole eleggere e nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, vengono redistribuiti in ordine di preferenza i voti del candidato meno votato, finché non viene raggiunta la maggioranza. Tuttavia, il sistema elettorale maggioritario, nonostante garantisca l'unità politica, restituisce un'immagine falsata dell'effettiva volontà dell'elettorato, al contrario del sistema proporzionale. Il sistema proporzionale è un sistema elettorale che, durante l'assegnazione dei seggi, assicura alle varie liste un numero di posti proporzionale ai voti ricevuti. Esso si basa sul quoziente elettorale, ossia il numero dei voti validamente espressi diviso il numero dei seggi da ricoprire. Esistono due tipi di sistemi proporzionali, a seconda che gli elettori possano scegliere liberamente singoli candidati o debbano scegliere obbligatoriamente una lista prestabilita. Il sistema proporzionale fu adottato in Italia per le elezioni della Camera e del Senato fino al 1993. Infatti, dopo la caduta del muro di Berlino, la classe dirigente italiana non fu in grado di rinnovare lo Stato sul piano elettorale e magistrale, e così l'opinione pubblica cominciò ad anteporre la stabilità politica e la governabilità alla rappresentatività. Entrò così in vigore il Mattarellum, sistema misto, principalmente maggioritario. Innanzitutto, per poter parlare di un sistema misto, dobbiamo identificare che cosa si intende con questa espressione. Due politologi canadesi, André Blaise e Louis Massicotte, definirono misti quei sistemi elettorali che presentano formule maggioritarie e proporzionali. Date le infinite possibilità di combinazione tra proporzionale e maggioritario, risulta molto difficile una classificazione delle tipologie di sistemi misti. All'interno di questa classificazione non trovano spazio le leggi elettorali proporzionali con premio di maggioranza o le altre modifiche che possono essere applicate ai sistemi proporzionali e maggioritari. In Italia il sistema misto è stato adottato pienamente con l'introduzione del Porcellum. Quando si scrive una porcata, glielo dico francamente. Ho sentito bene? È una porcata, l'ha scritta lei, è una porcata. Il Porcellum è la legge numero 270 del 21 dicembre 2005, proposta dall'allora ministro per le riforme Roberto Calderoli e dichiarata incostituzionale il 4 dicembre 2013. Tale sistema era fondato sul principio del insieme staremo o insieme cadremo. Essa prende il suo nome da come lo stesso Calderoli l'aveva definita, ossia una porcata. Le modifiche radicali che il Porcellum apportò al sistema proporzionale furono l'impossibilità di esprimere preferenza per un singolo candidato, la previsione di un premio di maggioranza, il diritto di rappresentanza alla Camera esclusivamente per le coalizioni che superano la quota del 10% dei voti. Per il Senato sale al 20%. All'incostituzionalità del Porcellum seguì la fase intermedia dell'Italicum, al termine della quale, dopo poco più di 2 anni, fu formulato il Rosatellum. Il Rosatellum è la legge numero 165 del 3 novembre 2017, proposta dall'allora capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, Ettore Rosato. Il Rosatellum proponeva un sistema misto tra proporzionale e maggioritario, elezione di 1/3 dei parlamentari in collegi uninominali con sistema uninominale secco e dei 2/3 con sistema proporzionale di lista.
Inoltre proponeva una soglia di sbarramento al 3% su base nazionale, sia alla Camera sia al Senato. Un'ulteriore soglia del 10% per le coalizioni, al cui interno almeno una lista deve aver superato il 3%. E infine una scheda unica. Dopo aver analizzato i vari tipi di sistemi elettorali, osserviamo la loro messa in pratica in Germania, Gran Bretagna e America. America. Il sistema elettorale americano si basa su 3 momenti principali. Il primo sono le elezioni primarie, che servono ai 2 partiti principali per eleggere i propri leader, che poi si contenderanno la carica di presidente. La seconda fase sono le elezioni presidenziali. Il sistema è detto indiretto, poiché i cittadini di ogni Stato esprimono la loro preferenza per un candidato. Ma quello che viene eletto non è il singolo individuo, bensì il gruppo di grandi elettori ad esso associati, secondo il sistema a maggioranza secca. Nel terzo momento, i grandi elettori si riuniscono nel collegio elettorale per eleggere il presidente, che deve ottenere una maggioranza di 270 voti. Nel Regno Unito, ognuno dei 650 collegi elegge un membro del Parlamento, secondo il principio del first past the post. Si tratta di un uninominale maggioritario secco, nel quale passa solo il candidato che ha acquistato più voti. Queste elezioni servono a eleggere i parlamentari, che costituiranno la maggioranza che appoggerà il Premier. La sua maggior contraddizione? In virtù del meccanismo first past the post, il partito vincitore potrebbe avere sulla carta più seggi, ma meno voti del diretto rivale. Germania. Il sistema elettorale tedesco è proporzionale, ma c'è anche un importante elemento maggioritario che lo completa e integra. Ogni elettore dispone infatti di 2 voti. Con il primo vota per una persona, con il secondo per un partito. È tramite il secondo voto che i cittadini decidono le percentuali con cui i partiti saranno rappresentati nel prossimo Parlamento, con una soglia di sbarramento del 5%. Il primo voto rappresenta invece l'elemento maggioritario. In ognuno dei 299 collegi elettorali viene eletto direttamente in Parlamento il candidato che ottiene la maggioranza dei primi voti in tale collegio. Questo sistema misto fa sì che il numero di deputati del Bundestag possa essere maggiore di 598. Ma se un partito ottiene un surplus per una certa percentuale, anche agli altri partiti verranno aggiunti rappresentanti sulla base di tale percentuale, grazie ad una riforma attuata nel 2009. Ma chi sono i veri protagonisti delle elezioni? Per candidarsi alle cariche politiche è necessario appartenere ad un partito che rispecchia al meglio la propria ideologia. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali correnti partitiche che si sono avvicendate e scontrate nel corso dei secoli precedenti. Il voto per il Partito Comunista è un voto per il rinnovamento del nostro Paese, per la democrazia e per la pace. Nell'articolo 49 si afferma che tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Sono dei raggruppamenti di natura politica che contribuiscono a dare coerenza e organicità alle ideologie. Inizialmente, nel corso del 1800, essi erano formati da gruppi di deputati, accomunati da concezioni politiche affini. E poiché il diritto di voto era limitato solo ad una minoranza della popolazione, l'elaborazione dei programmi politici e la propaganda si svolgevano in cerchie ristrette. Successivamente, con l'avvento del suffragio universale, i partiti vennero trasformati in vere e proprie macchine di propaganda, sfruttando comizi, piazze, manifesti e giornali. I partiti divennero associazioni permanenti, alle quali ci si poteva iscrivere per consolidare il consenso verso un'ideologia. I primi partiti di massa furono di ispirazione socialista e si svilupparono a partire dalla seconda metà dell'Ottocento per sostenere gli interessi del proletariato, cresciuto a seguito della rivoluzione industriale. Tra questi possiamo annoverare l'SPD, il Partito Socialista Italiano, fondato nel 1892, e il Partito Popolare Italiano, 1919. I socialisti erano inizialmente a favore dell'abolizione della proprietà privata e dei mezzi di produzione, in quanto considerati fonti di ingiustizia sociale.
Successivamente si limitarono a far intervenire lo Stato nella produzione. Nacquero successivamente i partiti di ispirazione liberale, che si dedicavano alla difesa delle libertà individuali, e i partiti di ispirazione cattolica, che prestavano maggiore attenzione alla famiglia, alla proprietà e all'iniziativa privata. Con il passare del tempo, a causa degli elevati costi per la propaganda, vennero ricercati finanziamenti non sempre legali. Uno dei più grandi scandali fu quello di Tangentopoli. Molti partiti furono eliminati a seguito della scoperta da parte della magistratura di finanziamenti illegali. Negli ultimi anni è nato il Partito 5 Stelle, il quale rifiuta la contrapposizione tra destra e sinistra e la forma stessa di partito, presentandosi come movimento populista che mira alla partecipazione diretta dei cittadini attraverso la piattaforma online Rousseau. Uno tra i partiti di maggiore spicco sul panorama italiano d'oggigiorno è sicuramente la Lega. La Lega è una realtà politica sviluppatasi a metà degli anni '80. Il suo simbolo è Alberto da Giussano, guerriero nella battaglia di Legnano del 1176, che porterà alla fondazione di una Lega lombarda. Questa immagine è la rappresentazione allegorica delle intenzioni leghiste. Nelle prime elezioni a cui il nuovo movimento partecipa, nel 1987, vengono eletti un senatore, Umberto Bossi, e un deputato, Giuseppe Leoni. Con l'aumento di popolarità, il partito arriva a collocare un deputato al Parlamento europeo. Dal 7 al 10 dicembre 1989, in concomitanza con la fine della Guerra Fredda, si tiene il primo congresso della Lega Lombarda, unendo sotto la stessa bandiera diversi movimenti autonomisti del nord. Il 10 dicembre 1991 nasce ufficialmente la Lega Nord. Si presenta come un partito di stampo autonomista che si prefigge l'obiettivo di unificare il nord, percepito come penalizzato dalla centralizzazione del fisco. Alla radice del successo raccolto già dalla sua fondazione vi fu lo scandalo Tangentopoli dei primi anni 90, grazie a cui la Lega riuscì a presentarsi come forza fresca, una condanna alla dilagante corruzione di quegli anni. La coronazione di questo successo avvenne nel 1993, anno in cui il leghista Formentini conquistò la carica del primo cittadino a Milano, storica città di Craxi. Nello stesso periodo la Lega si alleò con il partito di Berlusconi, che vinse le elezioni nel 2001, cosa che permise alla Lega di entrare nel governo. Con l'aumento di elettori facenti parte del mondo imprenditoriale, nel 2000 nacque la Credi Euronord, banca per interessi leghisti di piccole e medie imprese del nord. La Lega Nord, nel 2018, cambiò nome in Lega Salvini Premier. Umberto Bossi è stato nominato presidente onorario e Matteo Salvini segretario di partito. L'assetto del movimento ad oggi è caratterizzato da ideologie populiste, sovraniste e no global. I partiti come la Lega, però, sono solo una piccola parte dei meccanismi burocratici dello Stato. Architettura estremamente complessa. Lo Stato è l'organizzazione di una comunità, costituita dall'aggregazione di individui all'interno di un gruppo sociale, in grado di prendere delle decisioni a nome del popolo. Stein State and Jewish State. Dei primi esempi di Stato possiamo trovarli sia in Asia, con la nascita del primo impero cinese nel 2195 a.C., che in Europa, con l'impero romano nel 27 a.C. Dopo il crollo di quest'ultimo, lo Stato venne a mancare, rafforzandosi nuovamente a partire dal XV secolo. Dal XVII secolo venne creata una divisione di due tipologie di Stato, ovvero lo Stato pesante e lo Stato minimo. Stato pesante. Lo Stato pesante è basato sulla stabilità interventista. Lo scopo dello Stato sociale è quello di ridurre, se non eliminare, le disuguaglianze economiche, garantendo assistenza sanitaria, istruzione pubblica, previdenza sociale, indennità di disoccupazione. Questi servizi vengono erogati mediante spesa sociale tramite un sistema di tassazione progressiva. In Europa, a partire dal XX secolo, la presenza dello Stato nella società si è fatta sempre più pesante, poiché i suoi costi sono enormemente aumentati, diventando difficili da sostenere.
Lo Stato ha iniziato dunque a ritirarsi dalla gestione dei settori dell'economia, preferendo forme di intervento diretto e lasciando che azioni di natura sociale vengano risolte con il principio della sussidiarietà, in base al quale le pubbliche istituzioni devono supportare l'azione dei privati. Tutto ciò è previsto nell'articolo 118, introdotto nel 2001. Stato minimo. Lo stato minimo, invece, viene raffigurato dall'immagine del poliziotto per sottolineare la caratteristica di porsi come unico obiettivo la tutela dei diritti fondamentali, cercando di lasciare la massima libertà all'iniziativa dei singoli. Il compito fondamentale è quello di perseguire ogni eguaglianza formale. Ad esempio, negli Stati Uniti d'America si sostiene che lo Stato debba intervenire il meno possibile nella vita dei cittadini, facendo sì che siano i cittadini a doversi tutelare contro i rischi di malattie con assicurazioni private, amplificando in questo modo le differenze sociali con coloro che non possono permettersi la copertura assicurativa. Sappiamo che lo Stato è formato da cittadini, ma la domanda che sorge spontanea è: come si fa ad essere cittadini all'interno dello Stato italiano? Ius soli, in lingua latina diritto del suolo, è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese, come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio. In Italia, lo ius soli trova applicazione in circostanze eccezionali. Esso si applica, come norma residuale, in 3 casi: per nascita sul territorio italiano da genitori ignoti, per nascita sul territorio italiano da genitori apolidi e per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri, impossibilitati a trasmettere al soggetto la propria cittadinanza secondo la legge dello Stato di provenienza. La cittadinanza italiana oggigiorno si può variamente acquisire, automaticamente, secondo lo ius sanguinis, ovvero per nascita, riconoscimento o adozione, anche da un solo genitore cittadino italiano. Inoltre, se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente e ininterrottamente fino ai 18 anni, oppure per matrimonio o unione civile con un cittadino italiano. Nel 2015 sono state avanzate altre 2 proposte di legge. La prima, lo ius soli temperato, che prevede che un bambino nato in Italia diventi automaticamente italiano se almeno uno dei 2 genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni. La seconda, lo ius culturae, che passa attraverso il sistema scolastico italiano. Potranno chiedere la cittadinanza italiana i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno 5 anni e superato almeno un ciclo scolastico, cioè le scuole elementari o medie. Con la nascita della Comunità Europea è nato anche il concetto di cittadinanza europea, che permette ai cittadini delle nazioni che fanno parte dell'UE di essere liberi di viaggiare, studiare e soggiornare su tutto il territorio europeo. Dunque, la nascita dell'Europa come una comunità di nazioni ha facilitato non solo il commercio e il mantenimento della pace, ma anche il libero soggiorno dei suoi cittadini. Vediamo adesso come ha preso forma l'idea di una comunità europea. L'idea di Europa unita viene realizzata per la prima volta da Carlo Magno. Nel 1700 si torna a parlare di politica di equilibrio, poiché torna ad esserci l'interesse per il mantenimento di una pace in tutto il territorio. Il tema fu caro anche ad alcuni intellettuali dell'epoca, che scrissero opere al riguardo, come Kant, con la sua Per la pace perpetua. Nel 1800 Carlo Cattaneo suggerisce la nascita degli Stati Uniti d'Europa. Ma questa ideologia fu realizzata solo con Spinelli, Rossi e Colorni, che nel 1940 scrissero il manifesto di Ventotene, rifacendosi alle idee espresse già da Cattaneo. Il trattato fu pubblicato clandestinamente nel 1944, grazie a Ursula Eichmann, moglie di Colorni. Il testo divenne poi a fondamento dell'Unione Europea e dei suoi ideali di antifascismo, di un'Europa federale e di una forte democrazia. Il trattato, infatti, esponeva una richiesta a tutte le forze progressive di raccogliere il coraggio per ritrovare i valori che i totalitarismi avevano tolto loro e per compiere il salto dalla nazione alla pluralità di stati raccolti da un'unica entità, abolendo definitivamente la divisione dell'Europa per evitare un'altra guerra. Per la realizzazione di questo programma sono stati innumerevoli i passi da compiere. Per prima, la dichiarazione di Schuman, discorso tenuto il 9 maggio 1950. Schuman fu il primo a parlare del concetto di Europa, intesa come unione economica e politica.
Successivamente, nel 1951, ci fu un'altra evoluzione, l'istituzione della CECA, che permetteva la libera circolazione delle merci senza diritti doganali né tasse. Nel 1957 nasce la CEE, evoluzione dell'organizzazione precedente, che porta ad un mercato economico europeo in cui le merci potevano circolare liberamente. Nel 1990 viene firmata la Convenzione di Schengen, svolta fondamentale per un'Europa ancora più unita, che aveva lo scopo di abolire i controlli alle frontiere e favorire la libera circolazione dei cittadini europei. 2 anni dopo si dà vita ad un nuovo organismo politico, tramite il Trattato di Maastricht, che dà attenzione ad altri aspetti fondamentali, prevedendo iniziative per la difesa estera, la lotta al terrorismo, la criminalità e la moneta unica. L'entrata in vigore della moneta unica ha rappresentato l'atto conclusivo della costruzione di un'area economica solida. Favorisce scambi commerciali e concorrenza tra le grandi potenze, come Stati Uniti e Cina. Nel 2007 viene stipulato il Trattato di Lisbona, che evidenzia le materie di competenza degli Stati membri e quelle le cui decisioni sono prese direttamente dalle istituzioni europee. Per entrare nell'Unione è necessario avere istituzioni democratiche e rispettose dei diritti umani e delle minoranze. Praticare un'economia di mercato in linea con la concorrenza degli altri paesi. Infine, essere in grado di soddisfare gli obblighi di adesione. L'Unione Europea, secondo l'articolo 13 del Trattato sull'Unione Europea, è composta da 7 istituzioni. Queste sono il Parlamento Europeo, con potere legislativo, finanziario e di controllo politico; il Consiglio Europeo, con sede a Bruxelles, luogo in cui i paesi adottano le leggi e coordinano le politiche; il Consiglio dell'Unione Europea, che si occupa di modificare e adottare atti legislativi di ciascun paese; la Banca Centrale Europea, che fissa i tassi di interesse e controlla inflazione e offerta di moneta; la Corte dei Conti, che controlla l'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea; e infine la Corte di Giustizia e il Tribunale, la cui funzione è quella di garantire e assicurare il rispetto della legge. Dopo aver analizzato come è nata la Comunità Europea e quali sono stati i successivi sviluppi per riuscire a rispettarne i principi fondamentali, sposteremo l'attenzione su 2 fenomeni politici opposti tra loro: l'europeismo, che sostiene la struttura europea, e l'euroscetticismo, di posizione opposta. L'europeismo è un movimento sociopolitico che appoggia e difende le istituzioni e le politiche dell'Unione Europea. Fiducioso delle vittorie ottenute dall'Unione Europea, appoggia l'influenza che questa ha nelle vite economiche, politiche e culturali dei suoi Stati membri. L'Unione Europea si propone di tutelare la pace e la difesa dei diritti umani nei suoi territori e all'estero. Protegge la libertà di espressione e il benessere dei suoi cittadini, con politiche di integrazione economiche, culturali, ambientali e sanitarie. Offre finanziamenti, agevolazioni e linee guida a tutti i suoi Stati membri e ha un'amministrazione indirizzata a garantire la maggiore rappresentanza possibile. Con 27 Stati membri, l'Unione Europea si occupa anche di politica estera e si impegna a difendere il diritto alla pace, così come la rappresentanza delle popolazioni, incoraggiando e difendendo elezioni giuste e imparziali. Con abbastanza firme, i cittadini possono anche mandare direttamente delle proposte al Parlamento europeo, in modo da essere messe in votazione. I membri possiedono moneta unica, libero mercato e non hanno dazi o tasse per i trasporti. Questo garantisce un maggiore benessere e libertà ai piccoli, medi e grandi imprenditori, oltre ad altri benefici come il libero trasporto, turismo, la possibilità di studiare all'estero e di usufruire dell'assicurazione sanitaria europea. Inoltre, l'euro, la moneta unica, garantisce una maggiore stabilità ai paesi rispetto ad altre monete che potrebbero essere soggette a inflazione, svalutazione e speculazione. L'Unione offre inoltre normative per tutelare l'ambiente e lo sfruttamento delle risorse naturali dei territori, programmi per i trasporti, la costruzione di vie di trasporto efficienti e moderne e una maggiore accessibilità. In conclusione, l'ex presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, affermò che non sono i trattati o gli interessi economici e industriali a tenerci uniti, ma i nostri valori. Però, insieme all'europeismo, è sorto un altro movimento, opposto ad esso, che negli ultimi tempi sta guadagnando trazione. L'euroscetticismo
è un fenomeno contrario alle politiche dell'Unione Europea, all'allargamento della giurisdizione comunitaria negli affari nazionali e all'introduzione dell'euro come moneta unica. Questo movimento ha come base la sfiducia verso le politiche economiche e le istituzioni dell'Unione Europea e in particolare incontra svariati motivi di dissenso. In primis, l'Unione Europea ha un costo. Gli italiani sono la popolazione che paga il maggior ammontare di tasse in tutto il vecchio continente. Genericamente, quindi, ogni anno l'Italia versa all'Unione Europea più soldi di quelli che riceve. Una soluzione potrebbe essere dunque il ritorno alla lira. Per gli euroscettici esso stimolerebbe le esportazioni grazie alla svalutazione competitiva, che renderebbe più convenienti i prodotti italiani e meno convenienti quelli stranieri, al contrario dell'euro, che ha indebolito le aziende. Un ulteriore problema di rilevante importanza è la PAC. La maggior parte dei soldi che la PAC convoglia dai cittadini al settore agricolo è ancora associata alla produzione di merci, che non trovano uno sbocco sul mercato, creando eccedenze invendute che costano miliardi ai cittadini europei. Un'altra questione che provoca sfiducia verso l'UE è la gestione dell'immigrazione clandestina. È giusto aprire i porti per garantire gli sbarchi, ma attenzione ad andare oltre le capacità reali di accoglienza di un paese, che potrebbe risultare oberato dal sovrannumero di immigrati. Questi spesso non riescono ad essere inseriti nella comunità, causando quindi criminalità ed evasione fiscale. Infine, altro carattere problematico della politica europea è il processo con il quale vengono approvate le varie leggi. Troppo opulento e complesso. Le leggi sono di due tipi: quelle direttive, ossia indicazioni che l'Unione Europea fornisce agli Stati membri per la promulgazione di un documento, leggi vere e proprie che impongono ad ogni Stato il loro contenuto. Questo processo è molto lungo e tortuoso e spesso, prima che una legge venga approvata, può passare un lungo lasso di tempo. Il punto cruciale è che l'Europa non ha un governo centrale capace di amministrare i propri organi. Per questo, alle volte, i paesi si trovano senza direttive precise. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è stato argomento di dibattito per molto tempo. Le motivazioni di questa scelta sono scaturite da numerose limitazioni che l'Unione Europea imponeva sull'economia britannica. Tramite la Brexit, il Regno Unito ottiene maggiore controllo sulle proprie leggi e regolamenti, senza il rischio di perdere sovranità nazionale, a causa di politiche europee imposte dall'alto. Uscendo dall'Unione Europea, il Regno Unito, inoltre, ha ripreso il controllo totale dei suoi confini, mentre a livello economico la Brexit permette al Regno Unito di ottenere ricavi maggiori dal commercio con altre potenze mondiali, come Giappone, India e gli Stati Uniti d'America.